ma perché non ci presenti ancora Atlas OS che ne parlano tutti e lo presentano tutti? Beh, da un lato proprio per quel motivo lì, ma dall'altro perché, se ben ricordi, lo avevo testato già 11 mesi fa e non lo avevo trovato affidabile dal punto di vista della sicurezza. E quindi, siccome mi sento comunque responsabile dei programmi che ti presento, non me la sono sentita fino ad oggi di parlarti di Atlas OS. Devo dire che ultimamente però gli sviluppatori di questo sistema operativo hanno fatto da un lato passi da gigante, ma dall'altro anche hanno posto un occhio particolare alla sicurezza, cambiando completamente il loro playbook, come vedremo, e rendendo il sistema decisamente più sicuro, più affidabile, aggiornabile, personalizzabile e comunque anche stabilissimo, oltre che compatibile con praticamente qualsiasi programma con cui lo abbia testato. Ma non basta, hanno fatto anche un lavoro egregio rendendolo semplicissimo da installare rispetto a tutti gli altri OS che abbiamo visto fino a questo punto, perché non avremo più bisogno di pendrive e non avremo neanche bisogno di entrare nel BIOS per installarlo. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme questo prodigio dell'informatica. Ti senti pronto? Iniziamo! Devo ammettere che la prima volta che ho testato Atlas OS, seppur mosso da un incredibile entusiasmo nei confronti di questo sistema che veniva presentato come velocissimo, ci ho sbattuto fortemente il grugno fino a bocciarlo completamente. Nine! Infatti alla fine del test che avevo fatto il responso era stato questo qui. Devo dire che il sistema, per essere veloce, è sicuramente veloce, però è veloce come sarebbe veloce la tua macchina se per renderla più prestante le togliessimo il parabrezza, le cinture di sicurezza, il paraurti e gli airbag. Insomma, una macchina mortale. Ebbene, non sono certo che gli sviluppatori di Atlas abbiano ascoltato le mie rimostranze, ma di certo hanno ascoltato quelle degli utenti, rivedendo completamente il playbook e ripristinando una serie di funzionalità di sicurezza che rendono il sistema, a mio personalissimo avviso, pienamente affidabile, non solo per l'uso gaming per cui è nato, ma anche, se non soprattutto, per un utilizzo Office e sicuramente domestico, con un particolare occhio di riguardo alle macchine meno prestanti e un pochino più vecchie. Ma allora come si fa ad installare questo sistema, visto che ho appena detto che per farlo non è necessario alcun pendrive e non serve nemmeno entrare nel BIOS, operazione che molti utenti avevano trovato particolarmente ostica nel momento in cui si trattava di installare altre custom ISO? Ebbene, quello che bisogna fare è aprire il proprio browser e nel motore di ricerca andare a digitare, come sempre, Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo quindi il sito, nella sezione in alto ci porteremo su Downloads e nella pagina che si aprirà scenderemo un po' più in basso fino ad individuare Atlas OS. Nel caso in cui non dovessi riuscire a trovare qualche programma in questo sito, ti basterà scrivere il nome del programma su questa lente qui in alto. Una volta individuato, facciamo clic sul grosso pulsante azzurro File Download e vedrai che in pochi istanti un piccolo file zip verrà scaricato sul tuo computer. Quello che dobbiamo fare a questo punto è fare un clic per andare ad aprire la cartella compressa e potremo naturalmente chiudere la finestra del browser retrostante che non ci servirà più. Quello che ti consiglio di fare a questo punto è di prendere la cartella che si chiama Atlas e trascinarla sul tuo desktop, esattamente come sto facendo io. Fatto questo, potremo chiudere la finestra relativa alla cartella compressa. Una piccola precisazione prima di continuare.
Tutte le prove che ho fatto, dato che testare una custom ISO richiede molto tempo, le ho fatte solo ed esclusivamente utilizzando Windows 11. Nulla vieta che tu possa testare esattamente questa procedura che vedrai anche su Windows 10, ma non posso garantirti al 100% che andrà a buon fine, anche perché sul sito Atlas non ho trovato dei riferimenti precisi in tal senso. Tuttavia, siccome credo che sia una procedura abbastanza innocua e che verrai avvisato nel caso in cui ci dovessero essere delle incompatibilità di sistema, se vorrai provarla su Windows 10 e farmelo sapere nei commenti, te ne sarò particolarmente grato. Ma veniamo a noi e come prima cosa andiamo ad aprire la cartella Atlas. Al suo interno troverai 3 file. Il primo file ad interessarci è questo qui che si chiama Disable Automatic Driver Installation. Quello che dobbiamo fare è un doppio clic seguito da un clic sul pulsante Esegui, accettiamo tramite il pulsante Sì che vengano apportate modifiche al dispositivo e confermiamo di voler aggiungere questa voce di registro cliccando su Sì nella finestra successiva. Clicchiamo quindi su OK ed avremo completato questa prima fase. La seconda fase consiste invece nel avviare questo secondo file che si chiama Ame Wizard Beta. Facciamo doppio clic, anche in questo caso accettiamo tramite il pulsante Sì che vengano apportate modifiche al dispositivo, facciamo clic su questo grosso pulsante in alto a sinistra, portiamoci sul nostro desktop nella cartella che si chiama Atlas e scegliamo questo file atlas playbook v0.4.0.apbx. Lo selezioniamo e clicchiamo sul pulsante Apri. A questo punto ci verrà richiesto di disabilitare temporaneamente, si intende, la sicurezza di Windows in modo che i file di sistema possano essere aggiornati. Clicchiamo quindi sul pulsante Run Action, clicchiamo successivamente su Open Windows Security e nella finestra che si aprirà dovremo andare a disabilitare le prime 5 voci. Clicchiamo quindi per disabilitare la protezione in tempo reale e confermiamo con sì di voler apportare questa modifica. La seconda voce si disabiliterà da sola, disabilitiamo quindi la terza, la quarta e la quinta voce. A questo punto la finestra si chiuderà automaticamente e verremo avvisati che la sicurezza di Windows è temporaneamente disabilitata. Chiudiamo questa finestra e clicchiamo sul pulsante Next nella finestra successiva. Partirà una analisi dell'installazione del nostro playbook, al termine della quale ci verrà detto se i requisiti di sistema sono sufficienti, cosa che ci viene confermata tramite questo badge verde. A questo punto clicchiamo sul pulsante Next, ancora una volta sul pulsante Next, accettiamo l'accordo di licenza e clicchiamo sul pulsante Select Options. Scegliamo di abilitare Windows Defender e clicchiamo sul pulsante Next. Ancora lasciamo tutto quanto esattamente come si trova anche nella finestra successiva. Nuovamente possiamo andare a disabilitare la Core Isolation nella finestra ancora successiva, mentre qui dovremo andare a scegliere se ci serve utilizzare delle stampanti e in questo caso dovremo disabilitare questa casella, quindi se abbiamo bisogno di stampare questa casella va disattivata. Allo stesso modo, se abbiamo bisogno del Bluetooth dovremo disattivare questa seconda casella ed infine invece ti consiglio di lasciare disattivato il power saving se hai bisogno di prestazioni migliori, altrimenti per risparmiare energia potrai togliere il segno di spunta. Io in questo caso non ho bisogno di stampare, quindi clicco e lascio spuntata anche Disable Printing. A questo punto clicchiamo su Next. In questa finestra possiamo disabilitare l'ibernazione.
scegliere se abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici. Ti ricordo che per abilitarli dovrai togliere il segno di spunta, in questo modo qui sono abilitati gli aggiornamenti automatici, che io vado comunque a disabilitare. Ed infine ti consiglio di lasciare spuntato il Remove Snipping Tool App. Clicchiamo ancora su Next e in questa sezione possiamo scegliere se lasciare disabilitate le notifiche, se rimuovere Microsoft Edge e se installare un browser. A questo punto però sarà necessaria una piccola precisazione prima di continuare. Tutto quello che è installato sul tuo computer in termini di programmi, ad esempio io ho Google Chrome installato come abbiamo visto prima, ed anche di dati, ho creato a questo proposito una finta cartella personale che contiene un documento imperdibile, non verrà cancellato durante questo aggiornamento ad Atlas OS. Quindi nel momento in cui vorrai rimuovere Microsoft Edge andrà benissimo, nel momento in cui vorrai installare un browser andrà benissimo, però per esempio io in questo caso il browser ce l'ho già perché ho Google Chrome, quindi tolgo il segno di spunta su Install a browser. Invece semplicemente per scopi dimostrativi voglio provare a rimuovere Microsoft Edge. Clicchiamo quindi su OK. Veniamo informati che la configurazione è completata. Clicchiamo quindi sul pulsante Next e vedremo che inizierà la procedura di installazione di Atlas OS, che durerà qualche minuto. Troppo veloce, ma stavolta non mi batte al conta di non far sapere quanto è buono il cacio e nella fattispecie il pecorino di Pienza con il miele artigianale. Buonissimo! Ma torniamo a noi. Come vedi, in pochissimi minuti Atlas OS è stato installato. Abbiamo utilizzato in questo caso la tecnica del playbook, che va a prendere un sistema già presente ed installato e lo va a modificare, e per questo motivo non abbiamo avuto bisogno di utilizzare né un qualsiasi pendrive né tantomeno di entrare nel BIOS della nostra macchina. Non appena si avvia questo nuovo sistema operativo, le prime cose di cui ci accorgiamo sono che innanzitutto i nostri programmi, come puoi vedere, sono stati mantenuti. Infatti Google Chrome è rimasto esattamente dove era, mentre è stato rimosso, come da nostra richiesta, Microsoft Edge. La seconda cosa che notiamo è che la nostra cartella personale è stata mantenuta nello stesso modo e che i nostri file non sono stati minimamente toccati. Ed infine che sul desktop è comparsa una nuova cartella che si chiama Atlas. Andiamo a guardarla. All'interno di questa cartella sono presenti alcune voci decisamente interessanti. La prima, che si chiama Software, ci consente di installare oppure rimuovere anche in seconda battuta Edge da questo sistema operativo. La seconda ci consente, tramite un'interfaccia di Winget, di andare ad installare tutti quanti i programmi di cui possiamo avere bisogno semplicemente andando a selezionarli in questa lista e cliccando quindi sul pulsante Install. La voce numero 2 ci consente di riattivare l'installazione dei drivers che avevamo disattivato in fase di installazione, mentre la voce 3 è dedicata a delle configurazioni di carattere generale. Possiamo ad esempio riattivare il Bluetooth, andare ad attivare Microsoft Copilot, l'indicizzazione della ricerca e così via. La voce 4 è dedicata alle personalizzazioni dell'interfaccia, la voce 5 ai settaggi di Windows, come ad esempio la data e l'ora, l'attivazione, i colori e via dicendo. La voce 6 è relativa alla configurazione avanzata, mentre la voce 7 alla sicurezza. Ma anche a proposito di queste ultime voci c'è qualche precisazione importantissima da fare.
La prima precisazione è che, come puoi già vedere, la lingua italiana risulta essere impostata automaticamente poiché è la lingua che viene ereditata dal Windows precedente che era già installata su questa macchina. Quindi, a differenza delle altre custom ISO, non sarà necessario fare alcuna personalizzazione della lingua. Mentre una cosa che ti consiglio di fare quanto prima è di recarti su impostazioni, naturalmente dopo aver fatto clic sul tasto Start, e una volta aperte le impostazioni portarti sulla voce Privacy e Sicurezza. Cliccare quindi sulla voce Sicurezza di Windows, aprire Protezione da virus e minacce e procedere con l'attivazione dell'antivirus. Cliccare quindi sulla voce Gestisci impostazioni ed assicurarti che siano attive anche le voci che sono state precedentemente disattivate, in modo da avere una protezione completa per il tuo sistema. Una domanda più che lecita a questo punto potrebbe essere: ma quali sono le reali prestazioni di questo sistema operativo? Ebbene, innanzitutto ti invito a sperimentare tu stesso in prima persona e a farmelo sapere se ne hai voglia nei commenti. Personalmente ti posso dire che mi sono trovato molto bene e che in termini di velocità ha battuto anche il nostro carissimo Windows X Lite, che tuttavia mantiene le sue carte da giocare. Se invece andiamo a chiederlo direttamente agli sviluppatori di Atlas, possiamo scoprire, magari traducendo in italiano la pagina e chiedendoti scusa per la parolaccia, che i punti salienti sono 3. Cioè prestazioni, dato che vengono rimossi i componenti non necessari, vengono disabilitate, come abbiamo visto, le funzionalità di risparmio energetico e vengono ottimizzati i servizi. Il secondo punto di vantaggio di questo sistema è la latenza, perché vengono perfezionati i processi, viene implementato un altro piano energetico efficiente che tuttavia ti preannuncio che fa consumare di più al tuo computer, e quindi non si tratta di un piano energetico naturalmente improntato al risparmio, e che comunque ci viene promessa anche una ottimizzazione della rete. E infine la privacy, eliminando infatti il famigerato tracciamento di Microsoft, tutte quante le app preinstallate e tutto quanto il bloatware presente, potrai finalmente, aggiungo io, sentirti sicuro quando utilizzi Atlas. È una mandragata! Va bene, la mandracata lo sappiamo, ma le altre due clip sono curioso di sapere se sai da quali film sono state tratte. Si tratta di due film molto diversi tra loro. Ma veniamo subito ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Michele Cardetta, Marcus Milan, Roberto Altomano, Sandro Bernero, Enrico Leoni e Mauro Fantoli, o Fantoli, Mauro scusami ma non so come si pronuncia, per essersi abbonati al canale, e quindi vi do il benvenuto di buon grado a bordo della community dei gentiluomini. Ma attenzione, udite udite, anche a Massimiliano Fraticelli e a Veronica Bernardi per essersi abbonati, sì, ma in qualità di distinto gentiluomo, e naturalmente nel caso di Veronica di distinta gentildonna, per cui mi tolgo molto volentieri il cilindro ancora farlocco davanti a voi. Ma i ringraziamenti non sono finiti, perché voglio ringraziare tantissimo anche Giorgio Brusasco, Luciano Noè e Marco Farina per i loro generosissimi super grazie che hanno contribuito alla vita della community. E ancora, come se non bastasse, un altro ringraziamento, ma è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.